Quando ho cominciato ad amarmi davvero e ad amare, mi sono resa conto che il dolore, la sofferenza emotiva, servivano a ricordarmi che stavo vivendo in contrasto con i miei valori. Oggi so che questa si chiama autenticità. Quando ho cominciato ad amarmi davvero e ad amare, mi sono resa conto di quanto fosse offensivo voler imporre agli altri i miei desideri, pur sapendo che i tempi non erano maturi, che la persona non era pronta, anche se quella persona ero io. Oggi so che questo si chiama rispetto. Quando ho cominciato ad amarmi davvero e ad amare, ho smesso di voler desiderare una vita diversa e ho compreso che le sfide che stavo affrontando erano un invito a migliorarmi. Oggi so che questa si chiama maturità. Quando ho cominciato ad amarmi davvero e ad amare, mi sono resa conto che in ogni circostanza ero al posto giusto nel momento giusto e che tutto ciò che mi accadeva aveva un preciso significato. Da allora ho cominciato a vivere serena e oggi so che questa si chiama fiducia in se stessi. Quando ho cominciato ad amarmi davvero e ad amare, non ho più rinunciato al mio tempo libero. Mi dedico solo a ciò che mi procura gioia e felicità, ciò che mi appassiona e mi rende allegra. E lo faccio a modo mio, con i miei tempi. Oggi so che questa si chiama semplicità. Quando ho cominciato ad amarmi davvero e ad amare, mi sono liberata di tutto ciò che metteva a rischio la mia salute. Cibi, persone, oggetti, situazioni, tutto ciò che mi trascinava verso il basso e che mi allontanava da me stessa. All'inizio lo chiamavo sano egoismo. Oggi so che questo si chiama amor proprio. Quando ho cominciato ad amarmi davvero e ad amare, ho smesso di voler avere sempre ragione e da allora ho avuto meno problemi. Oggi so che questo si chiama umiltà. Quando ho cominciato ad amarmi davvero e ad amare, ho smesso di vivere nel passato, di preoccuparmi del futuro. Ho imparato a vivere nel presente, l'unico istante che davvero conta. Oggi so che questo si chiama benessere. Quando ho cominciato ad amarmi davvero e ad amare, mi sono resa conto che il mio pensiero poteva rendermi malata e miserabile, ma quando ho iniziato a farlo dialogare con il mio cuore, l'intelletto è diventato il mio migliore alleato. Oggi so che questa si chiama saggezza. Non dobbiamo mica temere i conflitti, i contrasti, i problemi che abbiamo con noi stessi o con gli altri, perché perfino le stelle a volte, scontrandosi fra loro, danno origine a nuovi mondi. E oggi so che questa si chiama vita.